Chirone in Cancro, l'eclissi del nido. Senti anche tu questo freddo che non se ne va mai nonostante il sole fuori? È il segnale di una ferita che non appartiene solo a te, ma a chi è venuto prima di te. Vuoi davvero continuare a scaldare il nido degli altri mentre il tuo cuore resta al gelo? Non è una teoria astrologica, è un'esperienza fisica. È la sensazione di essere un'intrusa nella tua stessa pelle. Ti muovi nel mondo con la forza di un pioniere. Gestisci responsabilità che schiaccerebbero chiunque, ma quando le luci si spengono, resti tu, nuda di fronte a un vuoto che nessuna vittoria professionale può colmare. È un freddo che non appartiene a questa stagione e non appartiene a questa casa. È un freddo antico, primordiale. È il trauma di chi è nato sentendo, ancora prima di parlare, che il mondo non aveva un posto sicuro pronto per accoglierlo. Sei cresciuta camminando in punta di piedi, cercando di non disturbare il dolore dei tuoi genitori, cercando di renderti utile per giustificare il tuo diritto di occupare spazio sul pianeta. Ti sei fatta piccola, ti sei fatta invisibile, sperando che se fossi diventata abbastanza silenziosa, il dolore dell'abbandono non ti avrebbe trovata. Ma quel dolore non era fuori. Era già dentro, piantato come un chiodo nel centro del tuo petto. L'eredità delle lacrime non versate. Dobbiamo avere il coraggio di guardare nell'abisso della tua stirpe. Chirone in Cancro non è un incidente di percorso iniziato con la tua nascita. Tu sei il terminale umano di un'eredità di ghiaccio che risale i secoli. Immagina le madri che ti hanno preceduto, donne che hanno dovuto soffocare i propri sogni, che hanno vissuto l'amore come un dovere o come un peso. Immagina i padri che non hanno mai saputo cosa significasse la tenerezza, perché a loro volta erano stati forgiati nel fuoco del controllo o nell'assenza. Tu sei nata come un depuratore energetico. Hai scelto, a livello d'anima, di incarnarti in questa linea di sangue per ripulire il DNA familiare. Senti nel tuo stomaco le lacrime che tua nonna non ha mai avuto il permesso di versare. Senti nelle tue spalle la rabbia soffocata di chi ha dovuto subire in silenzio. Ogni volta che provi un senso di colpa ingiustificato, sappi che non è tuo. È il peso di generazioni che hanno scambiato l'appartenenza con il sacrificio. Ti sei fatta carico di un debito che non hai contratto tu, sperando che il tuo amore incondizionato bastasse a guarire chi è venuto prima di te. Ma non si può nutrire un fantasma. Il tuo sacrificio non ha liberato nessuno, ha solo creato un altro martire. Tu, l'armatura del pioniere e il suo prezzo. Per non morire in questo deserto affettivo, hai compiuto un miracolo di ingegneria emotiva. Hai costruito un'armatura d'acciaio. Fuori, il mondo vede una donna invincibile, una roccia a cui tutti si aggrappano quando la tempesta infuria. Sei quella che risolve i problemi, quella che non crolla mai. Ma questa forza è la tua condanna. Hai edificato questo guscio da pioniere per proteggere una polpa tenerissima, un bambino interiore che trema ogni volta che il telefono non suona, ogni volta che un tono di voce si fa freddo o distaccato. In questo stato di terrore perenne per il rifiuto, hai commesso l'errore più tragico. Hai aperto le porte del tuo tempio ai parassiti. Persone che hanno annusato il tuo bisogno disperato di essere accettata e hanno promesso di amarti in cambio della tua energia. Ti sei trasformata in cibo per chi non sa dare, convincendoti che se fossi stata abbastanza brava, abbastanza perfetta, abbastanza indispensabile, allora forse avresti finalmente guadagnato il diritto di essere proteggiata. Ma il parassita non nutre. Il parassita consuma. E ogni volta che qualcuno se n'è andato portando via un pezzo della tua anima, quel ghiaccio interno è diventato più spesso. Hai barattato la tua dignità regale per briciole di attenzione. E ora ti ritrovi con le mani vuote e il cuore sanguinante, chiedendoti dove sia finita la tua casa. Il paradosso del nutrimento. Guardati oggi. Guarda come tratti gli altri. Sei diventata la madre di tutto il mondo, tranne che di te stessa. Sei capace di un'empatia che travalica i confini dell'umano. Senti il dolore degli altri prima ancora che aprano bocca. Questo è il dono avvelenato di Chirone. Sei diventata un'esperta dei bisogni altrui, perché per tutta la vita hai dovuto monitorare l'umore di chi ti stava intorno per sentirti al sicuro. Hai creato rifugi per anime perse. Hai offerto ascolto, tempo e amore a chiunque bussasse alla tua porta, mentre tu restavi fuori, sotto la pioggia battente del tuo stesso disorientamento. Questo è il magistero del dolore. Cerchi disperatamente di creare fuori quel nido che non senti dentro.
Ma finché continuerai a versare acqua nel bicchiere degli altri, mentre il tuo è secco e crepato, non sarai mai sazia. La gratitudine degli altri è un'illusione che dura un istante. Il vuoto allo stomaco non si riempie con i grazie di chi hai salvato. Si riempie solo quando smetti di essere il salvatore degli altri e inizi a essere il custode di te stessa. Sei un gigante che si è dimenticato della propria altezza e sta mendicando un pezzo di pane da chi non ha nemmeno le mani per offrirtelo. La soglia del risveglio. Ma ascoltami bene, pioniere. Questo dolore atroce, questo senso di esilio perenne, non è la prova che sei sbagliata. Non è una punizione del destino. È il segnale che il tuo sistema nervoso sta finalmente urlando perché non può più sostenere il peso di una vita vissuta per gli altri. Sei stata spinta fuori dal nido perché la tua missione non è adattarti a una casa piccola, fredda e disfunzionale. Sei qui per costruire qualcosa di immensamente più grande. La ferita di Chirone in Cancro è il portale verso la tua vera regalità. Sei stata privata del nutrimento esterno perché dovevi imparare a trovare la fonte eterna dentro di te. Finché avrai qualcuno da incolpare, un padre assente, una madre narcisista, un partner parassita, starai ancora dando loro il potere di definire la tua casa. Ma oggi la soglia è qui. Il dolore è diventato così forte che non puoi più ignorarlo. È il momento di smettere di guardare alla porta che si è chiusa dietro di te e iniziare a guardare alle fondamenta che devi ancora gettare. Sei pronta a smettere di essere un orfano e iniziare a essere l'architetto del tuo nuovo mondo? Il crollo delle false case. Ora che abbiamo guardato nell'abisso della ferita, dobbiamo compiere un passo che fa tremare le fondamenta della tua esistenza. La guarigione di Chirone in Cancro non inizia con una carezza, ma con un crollo. Devi accettare una verità brutale. Quel nido che hai cercato per tutta la vita, quel calore perfetto, quella protezione assoluta che hai mendicato negli occhi degli altri, non arriveranno mai da fuori. Non perché tu non lo meriti, ma perché il tuo destino di pioniere è troppo vasto per essere contenuto in una casa costruita da altri. Per troppo tempo hai vissuto come un esule, convinta che la tua salvezza dipendesse dal perdono di una madre o dal riconoscimento di un padre. Hai passato anni a cercare di aggiustare le persone intorno a te, sperando che una volta guarite avrebbero finalmente saputo amarti. Ma oggi quel gioco finisce. Il primo atto di sovranità è smettere di bussare a porte che sono state murate prima ancora che tu nascessi. Devi lasciare che la falsa speranza bruci, affinché dalle sue ceneri possa sorgere la tua vera identità. La tua casa non è un luogo geografico, né una persona. È lo spazio sacro che occupi quando decidi di smettere di scappare da te stessa. Le due maschere del granchio. Prima di ricostruire, dobbiamo smascherare le difese che hai usato finora. Chirone in Cancro si muove tra due polarità distruttive che prosciugano la tua energia regale. La prima è quella del martire invisibile. È la parte di te che si annulla, che dice sempre di sì, che diventa il tappeto su cui gli altri camminano pur di non essere abbandonata. Credi che se diventerai indispensabile, nessuno avrà il coraggio di lasciarti. Ma il martirio non genera amore, genera solo parassiti. La seconda polarità è quella del piccolo tiranno emotivo. È la tua parte bambina che, terrorizzata dal vuoto, usa la fragilità per manipolare. È quando usi il tuo dolore come una catena per trattenere le persone, quando pretendi che gli altri colmino un buco che solo tu puoi abitare. Entrambe queste maschere sono prigioni, entrambe ti tengono legata al passato. Guarire significa deporre l'armatura e la pretesa, e restare nuda di fronte al proprio vuoto, scoprendo che quel vuoto non è un abisso che ti divora, ma lo spazio vuoto di un tempio che aspetta di essere consacrato. L'incoronazione dell'orfano. La svolta alchemica avviene nel momento in cui smetti di essere la vittima della tua storia e diventi la madre di te stessa. Immagina di scendere nello scantinato della tua anima. Lì, in un angolo buio, c'è quel bambino che trema, lo stesso che ha imparato a non piangere per non disturbare. Invece di aspettare che qualcuno scenda a salvarlo, scendi tu. Prendilo per mano. Guardalo negli occhi e pronuncia il decreto del pioniere. Io ti vedo. Io ti scelgo. Io sono la tua casa. Da oggi non sarai mai più solo, perché io non ti tradirò mai più per compiacere il mondo. Questa è l'autocoronazione emotiva.
È il momento in cui decidi che il tuo nutrimento non dipenderà più dalle briciole degli altri, ma sgorgerà dal tuo centro, come una sorgente d'acqua che nasce dalla roccia. In quel momento, il tuo DNA inizia a mutare. Le memorie di abbandono dei tuoi avi vengono trasmutate dalla tua presenza sovrana. Non sei più l'ultima di una stirpe di orfani, ma la prima di una stirpe di re e regine che sanno abitare il proprio cuore con dignità e fierezza. Il magistero del nutritore stellare. Quando smetti di mendicare amore, accade il miracolo. Diventi capace di darne senza svuotarti. La tua ferita di Chirone si trasforma nel tuo più grande magistero. Poiché conosci il dolore del rifiuto, il tuo sguardo diventa un radar magico capace di vedere chi è invisibile. Diventi il nutritore stellare. Non sei più il porto che accoglie i parassiti, ma il faro che guida i cercatori. Il tuo dono non è più il sacrificio, ma la risonanza. Inizi a creare famiglie d'anima, circoli di persone che non stanno insieme per bisogno, ma per riconoscimento reciproco. Crei spazi di accoglienza dove non c'è debito energetico, dove ognuno è sovrano del proprio nido. La tua architettura sacra si espande e diventa un rifugio per il nuovo mondo. Hai trasformato il guscio di difesa in un tempio di luce. Non sei più una vittima della mancanza, sei una creatrice di abbondanza emotiva, perché hai scoperto che l'unico modo per essere veramente al sicuro è essere interamente presenti a se stessi. I 3 atti di potere. Per rendere reale questa trasmutazione, devi compiere 3 atti di potere quotidiani. Il primo è l'autoaccoglienza somatica. Ogni volta che senti il nodo allo stomaco, non cercare una distrazione. Porta le mani lì, respira nel dolore e di: sono al sicuro nel mio corpo. Stai rieducando il tuo sistema nervoso alla protezione. Il secondo è l'arte del confine sacro. Ogni no che dici a un parassita è un sì che urli al tuo bambino interiore. I confini non sono muri, sono le pareti della tua casa sacra. Senza confini non c'è identità. Il terzo è il nutrimento sovrano. Impara a nutrire la bellezza intorno a te. Un progetto, una pianta, un'anima. Non per paura di perderli, ma per il puro piacere di vederli brillare sotto il tuo sguardo. In quel momento, stai agendo come una divinità che crea la vita. Pioniere, il viaggio è compiuto. Sei tornata a casa e quella casa sei tu. Cammina nel mondo con la schiena dritta e il cuore aperto, perché ora sai che nessuno può toglierti ciò che tu stessa hai deciso di abitare. Se questo viaggio ti ha toccato, iscriviti per restare nel cerchio del pioniere. Condividi questo video con chi ha ancora freddo nell'anima e salvalo per tornare a casa ogni volta che ne avrai bisogno. Incorona il tuo cuore.